Oggi, signori miei, vestiti firmati Trident per un buonissimo motivo, perché dopo un po' di tempo torniamo a parlare di 4 ruote, più precisamente di Formula 1. Nell'ultima gara di Abu Dhabi stavo guardando il Gran Premio e mi chiedevo, ma tutti quelli da casa sapranno cosa toccano, cosa spippolano i piloti durante qualifica e tutti i vari turni sul loro volante? Dato che non so se li avete contati, ma hanno ben 30 pulsanti sui quali smanettare, toccare e via dicendo. Qualcuno di sicuro lo sapete, ma secondo me non tutti, quindi siamo qui per questo. Cioè, ci credete che in un solo giro di qualifica un pilota tocca fino a 15 volte i settaggi del volante? No? Bene, guardatevi questo piccolissimo estratto. I più appassionati sapranno sicuramente che ogni team ha sviluppato il proprio volante. Infatti alcuni sono molto diversi tra loro, però le funzionalità principali al contrario sono molto simili. Il volante che andremo a prendere in esame per una serie di motivi sarà quello della Ferrari del 2020. Ovviamente, come tutti saprete, non è che i team prendono e l'ultimo volante vi raccontano qualsiasi tipo di segretuccio o dettaglio, perché appunto si tratta di segreti. Cos'è? Sto cercando di capire, no? Per questo prendiamo in considerazione solo le informazioni di dominio pubblico verificate ma che appartengono a qualche anno fa. Per semplicità divideremo in 3 macro categorie tutte le funzionalità che un volante di Formula 1 deve avere per essere definito tale. Funzionalità di guida, funzionalità per il controllo del veicolo e funzionalità supplementari. Partiamo dalle funzionalità di guida. Queste sono quelle funzionalità che servono espressamente per guidare la macchina. Pedal posteriori centrali servono per cambiare le marce. A sinistra per scalare, a destra per ingranare. Pedal posteriore inferiore serve per controllare la frizione. Si usa principalmente solo in partenza e molti piloti cambiano la sua forma con certe protuberanze di gomma, spia LED nella parte anteriore sopra il display centrale. Dà un'indicazione luminosa sui giri motore. Serve anche per notificare l'apertura del DRS. Avete presente quando il mitico Carlo Vanzini urla spalanca l'ala? Esattamente quello. Pulsante N neutral serve per inserire la folle, ovvero per sganciare il motore dalla trasmissione, quindi dalle ruote. Pulsante P pit stop limiter serve nell'ingresso in corsia del box e per tutta appunto la pit lane per tenere la velocità appena sotto il limite. Ricordiamo che ogni pit lane potrebbe avere delle diverse velocità. Pulsanti per regolare la modalità di lavoro dell'ERS, che sta per Energy Recovery System. Questo può variare molto da team a team. Ad esempio in Ferrari si chiamano K0, K1, K2. In ogni caso con questi pulsanti si può gestire quanta potenza in più viene fornita dalla parte elettrica del motore della monoposto. Ovviamente escluso il motore termico a carburante. Pulsante per l'attivazione manuale del DRS, Drag Reduction System. Anche questo è molto a discrezione della squadra, ad esempio in Ferrari si chiama RF, Real Flap, che sta appunto per ala posteriore in inglese, la fantasia. C'è qualcosa che ci sta sfuggendo, non c'è dubbio. Sì. Lo so cosa state pensando, questa roba qui è la base, è facile insomma, anche per il pilota sono bazzecole da gestire in gara. Diciamo che sono molto intuitive, ma non avete visto ancora niente, credetemi. Pensate che il pilota quando ha a che fare con questi pulsanti di quali abbiamo appena parlato è in situazioni semplici, diciamo facilmente gestibili, come ad esempio l'entrata in pit lane dove semplicemente devi frenare alla velocità giusta, inserire il pit limiter e sei a posto. Immaginate ora di dover utilizzare questi manettini in circostanze un attimino più complicate, tipo in un giro di qualifica al limite oppure in mezzo a una battaglia per il podio con 3 macchine dietro che magari ti stanno prendendo la scia e tu mentre ti stai difendendo devi anche ricordarti di pigiare quel bottone lì dietro il volante nascosto, insomma ci siamo capiti. Quindi adesso entriamo nel vivo. La prossima categoria di pulsanti serve proprio per settare il veicolo per ottenere la massima prestazione possibile in tutte le situazioni in cui è necessario. Passiamo quindi alle funzionalità per il controllo del veicolo. Manettino centrale serve per poter gestire rapidamente tutte le caratteristiche del motore. Ricordiamoci che il pilota deve essere in grado di intervenire in brevissimo tempo mentre è a bordo dell'abitacolo. Come ho detto all'inizio mi sto riferendo al design del volante della Ferrari, per cui è possibile che altre auto, come ad esempio quella nel video di Alonso, siano in posizioni differenti.
In ogni caso la sua funzione è pressoché identica. In Ferrari è posizionato al centro ed è il più grande. Ma lo sapete che il volante cambia anche configurazione in base al pilota della stessa squadra? Ad esempio nel 2020 Leclerc e Vettel avevano un manettino centrale leggermente diverso. In ogni caso, una volta selezionato il parametro del motore che si vuole modificare, per le varie regolazioni vengono usati altri dispositivi che adesso vedremo. Manettino sinistro serve per settare i parametri della componente ibrida della Power Unit. Per Power Unit si intende tutto il sistema di propulsione della macchina, quindi componente termica più componente ibrida. Manettino destro serve per selezionare la mappa del motore. Ad esempio, una delle mappe più famose è la modalità Push, che consente di settare automaticamente tutti i parametri del motore alla massima potenza. Siccome spremere la Power Unit al suo massimo accorcia per semplificare la vita del motore, di solito è l'ingegnere che suggerisce in particolari momenti quando sfruttare tutto il suo potenziale. Use overtake exit 9 and 10. Infatti questa viene suggerita solo in situazioni critiche, dove bisogna proprio dare tutto. Ad esempio nella difesa di un sorpasso, quando abbiamo dietro uno a meno di un secondo che ha il DRS aperto, noi sfrutteremo tutta la potenza della nostra auto per cercare di difenderci. Oppure al contrario, sapendo che quello davanti a noi userà questa modalità, noi andremo a premere sia la massima potenza con modalità push sia il DRS. Ad esempio nel video di Alonso possiamo vedere come vada a settare la modalità quali all'inizio del giro di qualifica, quindi tutto mega super a bomba. Dopodiché ci sono una serie di rotelle che servono a modificare dei parametri che vanno regolati, tenetevi forte, in staccata, o meglio appena prima della staccata per l'inserimento. Tra questi ci sono la regolazione del differenziale Entr in Alpine, come potete vedere dal video di Alonso, del freno BBWB-AL in Alpine, che si riferisce a brake balance, della coppia, cioè torque. Nel video Alonso si rende conto addirittura di averlo sbagliato e subito dopo averlo inserito ritorna alla modifica precedente. Incredibile. Proseguendo, del freno motore e della ricarica batteria, dopo questo che vi ho appena spiegato, immaginatevi essere in una situazione di gara, di sportellate, sorpassi e vi dicendo, e la modifica dei parametri deve andare praticamente in automatico, cioè devi essere un robot. È incredibile pensare come praticamente una parte del cervello pensi a quello che sta succedendo in pista e l'altra al settaggio in automatico di tutti i parametri. È follia. Ormai questi ragazzi che corrono in Formula 1 non sono umani, sono diventati dei robot. Per concludere, poi arriviamo alle funzioni supplementari. Tasto radio per aprire il canale radio con il team, tasto bevi che serve per bere. Con Kimi il drink non è andato sempre a buon fine. Is it on now? Because I'm not... We forgot to connect Kimi, you will not have the drink, sorry. Tasti per il controllo del display centrale e altre funzioni secondarie tipo come il volume della radio. Tasti di comunicazione rapidi con il team senza passare dalla radio, tipo come un ok ricevuto. Display centrale dove ci sono visualizzate tutte le informazioni che abbiamo appena detto, e molto spesso quando si va a variare una di queste cose viene visualizzata in grande quella modifica che abbiamo appena effettuato, come potete vedere dal video di Bottas o Alonso in questo caso. Bene, questa a grandi linee in maniera riassuntiva è come funziona un volante di Formula 1. Dovremmo fare un video di 3 ore per spiegarlo nei minimi dettagli, però come minimo adesso sapete il perché praticamente viene chiamato computer. Più come un volante come ai bei tempi è diventato il cervello della macchina insieme alle varie centraline disperse in giro per l'abitacolo. Se vi è piaciuto questo genere di video un po' più tecnico fatemelo sapere qui sotto, anche perché magari ne arriveranno altri lato MotoGP, a 4 ruote, vediamo cosa ci offre il mercato, e io come al solito vi dico gas e ci vediamo al prossimo video.